Ho finalmente realizzato anche io il bauletto super virale, lo stavate aspettando da tantissimo e finalmente eccolo qui. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme il bauletto super virale che mi avete richiesto in tantissime. Ve l'ho mostrato in anteprima alla Fiera Abilmente di Roma nella versione beige e per il tutorial ho deciso di utilizzare questo bellissimo colore che urla primavera. È piccolina, lo so, ma durante il tutorial vi ho dato tutte le indicazioni utili per poterla realizzare anche più grande, quindi tranquille. È un progetto super semplice e super veloce. Io l'ho realizzato in qualche ora perché è veramente velocissimo ed è un progetto perfetto anche se siete alle prime armi. Potete provare a realizzarlo un po' tutte. Tra l'altro un modello del genere io l'ho realizzato veramente tantissimi anni fa ed ultimamente vedo che stanno tornando virali dei progetti che io ho fatto veramente agli inizi e posso dirvi che sono anche molto felice che sia tornata di moda la fettuccia perché è stato comunque il mio primo amore. Comunque tornando al progetto super facile e veloce, ho utilizzato la fettuccia licra top di Hobby Perline e se volete realizzarlo uguale al mio potete trovare il kit completo sul sito hobbyperline.com. Vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente tantissime colorazioni disponibili. Se cercate lo schema scritto e la versione per mancini la trovate sul mio blog kathleenmade.com. Non mi dilungo più di tanto perché vi ho spiegato tutto durante il tutorial, quindi continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto, ma il materiale è veramente pochissimo, quasi nullo, e poi possiamo passare subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò un gomitolo di fettuccia licra top. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 6, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per la lavorazione del bauletto dovremo partire innanzitutto dai laterali. Come potete vedere io ne ho già lavorato uno, l'altro lo realizzeremo insieme. Ovviamente il bauletto sarà piccolino perché ho buttato giù lo schema per poter utilizzare un solo gomitolo di fettuccia, ma se lo volete più grande vi basterà prendere due gomitoli di fettuccia e aumentare il diametro dei dischi, quindi dei laterali. Quindi ci prendiamo la nostra fettuccia, uncinetto numero 6 o uncinetto adatto alla vostra mano e si parte con l'anello magico, quindi andiamo ad avvolgere il nostro filato attorno alle dita in questo modo. Io lo faccio in maniera veramente semplicissima, incrocio il filo, inserisco l'uncinetto all'interno dell'anello, prendo il filo, ci faccio fare un mezzo giro e vado a bloccare il tutto con una catenella in questo modo. All'interno di questo anello andremo a lavorare 7 maglie basse, quindi una, 2 e arriviamo a 7. Lavorate le 7 maglie basse, possiamo andare a chiudere il nostro anello magico tirando il filo, quindi lo tiriamo per bene in questo modo. Vado a chiudere con una maglia bassissima in costa retro nel primo punto, in questo modo. Questo sarà il risultato ed ora dobbiamo partire con il secondo giro. All'interno del primo punto andiamo a lavorare un aumento, quindi ora prendiamo tutta la maglia e non solo metà catenella e lavoriamo una maglia bassa, ci reinseriamo nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia bassa. In questo modo lavoreremo 2 maglie basse per ogni punto, quindi dai 7 punti che abbiamo di base dovremo arrivare a 14. Procediamo quindi nel punto successivo e lavoriamo un altro aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e ci rivediamo al termine.
Bene, terminato il giro, questo sarà il risultato. Chiudo sempre con una maglia bassissima in costa retro nel primo punto, quindi mi inserisco nella metà catenella e lavoro una maglia bassissima ed ora procediamo con il giro successivo. Quando si lavorano gli aumenti in tondo è molto semplice perché si parte dal fare un aumento in ogni punto e poi si va ad aggiungere una maglia bassa tra un aumento e l'altro. Quindi ora partiamo facendo un aumento nel primo punto, qui abbiamo chiuso con una maglia bassissima nel primo punto, ci reinseriamo prendendo tutta la maglia e andiamo a lavorare il primo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa singola e poi di nuovo un aumento nel punto successivo e andremo ad alternare questa lavorazione per tutto il giro, quindi al termine del giro otterremo 21 punti. Termineremo il giro con una maglia bassa singola avendo avviato il giro con un aumento. Questo sarà il risultato. Ora andiamo a chiudere il giro sempre nello stesso modo, quindi maglia bassissima in costa retro nel primo punto e poi si riparte facendo un aumento oppure una maglia bassa se vogliamo alternare i punti in modo da non far venire il laterale spigoloso. Facciamo l'aumento nel primo punto, quindi rientriamo prendendo tutta la maglia e facciamo 2 maglie basse all'interno del primo punto. Ora dobbiamo alternare un aumento e 2 maglie basse perché, come vi dicevo, ad ogni giro che si aggiunge anche una maglia bassa tra un aumento e l'altro, quindi è molto semplice. Faccio una maglia bassa nel punto successivo, poi vado nel successivo, faccio un'altra maglia bassa singola e poi di nuovo nel successivo lavoro un aumento e vado ad alternare in questo modo per tutto il giro. Al termine otterremo 28 punti di base. Ok, ho terminato il mio giro, avremo ottenuto 28 punti di base. A questo punto si chiude sempre nello stesso modo, quindi con una maglia bassissima in costa retro nel primo punto, in questo modo. Ed ora andiamo a lavorare l'ultimo giro per quanto riguarda il progetto del tutorial, ma voi potete aumentare tranquillamente il numero di giri aumentando ovviamente tra un aumento e l'altro di una maglia bassa. Per evitare, come potete vedere, questi bordi spigolosi partiamo con 2 maglie basse, quindi mi inserisco nel primo punto prendendo tutta la maglia e lavoro una maglia bassa singola, lavoro una maglia bassa singola anche nel punto successivo, poi lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e dovremo andare ad alternare un aumento e 3 maglie basse singole. Qui sono partita con 2 semplicemente per sfalsare i punti in modo da creare un bordo regolare, e questo vi consiglio di farlo ad ogni giro in modo da rendere il bordo meno spigoloso possibile. Però se siete alle prime armi potete tranquillamente distribuire gli aumenti come abbiamo fatto finora, tanto comunque poi una volta assemblato il tutto non si vedrà niente. Questo è principalmente per quando si realizzano magari delle basi proprio per borse tonde. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa singola nei 3 punti successivi, 1, 2 e 3, e poi di nuovo un aumento nel punto successivo e andiamo ad alternare un aumento e 3 maglie basse per tutto il giro. Otterremo 35 punti di base. Ho terminato il mio giro con una sola maglia bassa, avendone fatte già 2 all'inizio, quindi questo sarà il risultato. Vedete come sfalsando i punti il bordo viene più regolare. A questo punto io ho terminato il mio laterale. Ovviamente voi potete proseguire se volete fare un bauletto più grande. Il diametro del mio laterale è di circa 12 cm, quindi a questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Per chiudere dovremo saltare il primo punto, andare nel successivo
e poi rientrare dal punto da cui siamo uscite. In questo modo non creeremo aumenti e questo sarà l'effetto finale. Ovviamente realizzeremo allo stesso modo anche il secondo laterale che io ho già creato. Ora vado a bloccare i fili attraverso le maglie e ci occupiamo del pannello centrale. Bene, a questo punto dovremo procedere con la lavorazione del pannello che si basa tutto sul numero di punti che abbiamo sui laterali, quindi qui io ho 35 punti di base, quindi il mio pannello dovrà avere 35 maglie in modo da poterle cucire facilmente poi lungo il laterale. Quindi ci prendiamo la fettuccia, lo stesso uncinetto, cappietto e ci andiamo ad avviare 36 catenelle. Perché 36 catenelle? Perché poi tornando indietro a maglia bassa otterremo 35 punti di base, perché l'ultima catenella serve solo per girare. Quindi vado ad avviarmi il numero di catenelle che ho proprio lungo il bordo del mio laterale. Se voi avete lavorato un laterale più grande, contate il numero di punti che avete ed avviate quel numero di catenelle più una che serve per girare. Quindi poi in totale, lavorando la riga di maglia bassa, dovrete ottenere lo stesso numero di punti che avete lungo il bordo del laterale. Ok, ho lavorato le mie 36 catenelle. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, mi inserisco e vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Ok, terminata la riga, a questo punto voltiamo il lavoro e la lavorazione da questa riga che lavoreremo in poi sarà sempre la stessa. Andremo a lavorare a maglia bassa in costa retro, ma il primo e l'ultimo punto lo lavoreremo normale in modo da tenere il bordo super pulito e ben compatto. Quindi non faccio la catenella per girare, così il bordo resterà perfetto. Mi inserisco nel primo punto prendendo tutta la catenella e lavoro la prima maglia bassa in questo modo. Poi dal punto successivo in poi, escludendo l'ultimo, andiamo a lavorare in costa retro, quindi ci inseriamo prendendo solo la metà catenella retro del punto e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo così ovviamente, come vi ho già detto, per ogni punto, tranne per l'ultimo che lavoreremo come abbiamo fatto con il primo. Bene, ho lavorato il penultimo punto, ora l'ultimo punto lo lavoriamo normalmente, quindi entriamo prendendo tutta la maglia e facciamo una maglia bassa in questo modo. Ora continueremo nello stesso modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Io qui in alto vi lascerò il numero totale di righe che lavorerò io insieme alla misura in centimetri e questo numero di righe si basa ovviamente utilizzando un solo gomitolo di fettuccia da 400 grammi. Se voi la state realizzando più grande, potete valutare l'idea di lavorare più righe. Quindi ho voltato il lavoro, lavoro la prima maglia normalmente, quindi faccio una maglia bassa normale e poi procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante fino ad arrivare nell'ultimo punto che lavorerò come ho fatto con il primo, quindi prendendo tutta la maglia. Procediamo in questo modo fino a raggiungere le misure indicate o quelle desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, ho lavorato tutte le mie righe, ho lavorato 21 righe totali che corrispondono esattamente a 20 centimetri. Ovviamente la borsa in questo caso verrà piccolina, ma come vi ho detto prima potete tranquillamente farla più grande semplicemente aumentando il numero di giri sui laterali. In questo caso abbiamo 35 punti di base. Io ovviamente sto lavorando il progetto basandomi su un solo gomitolo da 400 grammi, quindi se volete realizzarla più grande mi raccomando prendete almeno 2 gomitoli di fettuccia da 400 grammi. Quindi a questo punto, senza tagliare il filo, procederemo con la cucitura del primo laterale che faremo a maglia bassissima. Quindi volto il mio lavoro, faccio una catenella ed avvicino il mio laterale. In questo modo, vedete, mettiamo il rovescio contro il rovescio del pannello. Ovviamente non vi ho detto che se volete foderare la borsa dovete farlo in questo momento. Foderate tutti i pannelli singolarmente, quindi i due laterali e il pannello, e poi passate alla cucitura. Quindi come vi ho detto andiamo ad avvicinare il laterale, ci inseriamo nel primo punto del pannello prendendo solo la metà catenella frontale in questo modo e solo la metà catenella esterna del laterale in questo modo. Vedete, vado nel centro, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Faremo così per ogni punto. Avendo lo stesso numero di punti andremo a cucire normalmente punto per punto. Mi inserisco nella metà catenella frontale del pannello e nella metà catenella esterna del laterale e faccio una maglia bassissima e vado a cucire tutto il mio laterale in questo modo. Ok, cucito anche l'ultimo punto, non taglieremo il filo ma continueremo, quindi procediamo rifinendo tutto questo lato e andremo a lavorare una maglia bassa per ciascuna riga di lavorazione. Abbiamo detto che abbiamo 21 righe di base. Ovviamente se avete lavorato più righe lavorerete una maglia bassa per ogni riga, quindi faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa per ogni riga. Quindi mi inserisco qui che è la prima riga e lavoro una maglia bassa. Riga successiva mi inserisco e lavoro una maglia bassa e così via fino ad arrivare nell'angolo dove poi dovremo ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto su questo lato, quindi dobbiamo andare a cucire tutto il laterale per poi andare a rifinire l'ultimo lato. Ok, arrivate anche su questo lato, prendiamo l'altro laterale e ripetiamo lo stesso procedimento. Facciamo intanto una catenella e poi qui abbiamo le catenelle di base, ci inseriamo direttamente all'interno delle catenelle, quindi entro nella catenella, mi inserisco nella metà catenella esterna del punto sul laterale e lavoro una maglia bassissima. Farò così per ogni punto fino a cucire tutto il mio laterale ed ovviamente una volta che avrò cucito il tutto e sarò arrivata a questo punto vado a rifinire come ho fatto su questo lato facendo una maglia bassa per ogni punto, quindi ci rivedremo al termine. Bene, una volta terminata la rifinitura del bordo e la cucitura dei laterali, questo sarà il risultato. A questo punto dobbiamo procedere con la rifinitura di tutto il bordo e la creazione dei manici. Ci ritroveremo in questa situazione. Abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, adesso dobbiamo procedere con il giro di rifinitura e per prima cosa andiamo a lavorare una maglia bassa esattamente in questo punto, in modo da chiudere questa fessura. Quindi ci inseriamo proprio qui in questo punto che vediamo che sembra libero ma in realtà è cucito ai laterali, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa in questo modo. Ora ci spostiamo sul lato frontale o comunque retro, tanto è uguale,
ci inseriamo nella prima maglia bassa in questo modo, prendendo solo la metà catenella esterna, e facciamo una maglia bassissima. Procederemo lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto. Su questo lato dovremo ripetere lo stesso procedimento per chiudere la fessura, quindi una volta lavorato l'ultimo punto bassissimo andiamo a lavorare una maglia bassa in questo punto che vediamo qui e poi procediamo sull'altro lato lavorando una maglia bassissima in costa retro fino ad ultimare il giro. Quindi ora procediamo lavorando una maglia bassissima in costa, qui poi andiamo a lavorare una maglia bassa, ci inseriamo proprio nel punto, vedete? In questo modo, e facciamo una maglia bassa e poi proseguiamo sull'altro lato lavorando normalmente una maglia bassissima in costa retro fino ad ultimare il giro. Terminato il nostro giro ci fermiamo un attimino, ci prendiamo dei marcapunti perché adesso dobbiamo andare a creare i manici. Quindi prendiamo i marcapunti, dobbiamo tenere in considerazione i punti che abbiamo sia sulla parte frontale che sulla parte retro. Quindi questo è il primo punto, conto 1, 2, 3, 4, 5 e metto il marcapunti e faccio lo stesso anche sull'altro lato ovviamente, quindi conto 1, 2, 3, 4 e 5 e metto il marcapunti. Quindi questa zona qui non andrà lavorata perché ci saranno le catenelle del manico, mentre questa zona qui andrà lavorata. Quindi riporto gli stessi punti anche su questo lato, 1, 2, 3, 4, 5. In questo modo, a questo punto cosa facciamo? Procederemo lavorando a maglia bassissima, quindi su ogni punto che abbiamo lavoriamo una maglia bassissima fino al marcapunti. La maglia bassissima, mi raccomando, in costa retro, quindi prendendo solo la metà catenella esterna. Lavoriamo anche l'ultimo punto marcato in questo modo, dopodiché dobbiamo lavorare delle catenelle volanti. Io ne farò 15, ma voi potete farne quante volete. Qui in alto vi lascerò sia le catenelle che la misura in centimetri. Qui abbiamo il famoso nodino che molte di voi mi chiedono cosa faccio quando trovo il nodino. Io lo lascio lì, non lo tocco. Bene, ho fatto le mie 15 catenelle che corrispondono a circa 13 centimetri. A questo punto dobbiamo semplicemente riprendere la lavorazione dal marcapunti successivo a maglia bassissima in costa retro, quindi mi inserisco prendendo solo la metà catenella e lavoro una maglia bassissima fino al prossimo marcapunti dove ripeterò lo stesso procedimento, quindi 15 catenelle o le catenelle che avete lavorato e poi andiamo ad ultimare il giro. Terminato il giro non dovremo fare altro che andare a rifinire sempre a maglia bassissima, quindi vedete continuiamo a lavorare in tondo a maglia bassissima in costa retro fino ad arrivare alle catenelle, quindi in questo punto dove entreremo all'interno delle catenelle e andremo a rifinire a maglia bassissima in modo da renderle un po' più rigide. Vedete, in questo modo entriamo e facciamo una maglia bassissima. Procederemo in questo modo per un totale di 2 giri, quindi avremo questo giro più un altro.
Ed ecco qui, una volta che avremo fatto i 2 giri di maglia bassissima, mi sono fermata non al penultimo punto ma al punto prima, taglio il filo e andrò a chiudere con asola di chiusura esattamente entrando nell'ultimo punto, che sarebbe quello che si trova sulla maglia bassa che abbiamo fatto qui al centro. Comunque per comodità potete mettervi il marcapunti ad ogni inizio giro, quindi mi inserisco in questo modo e poi rientro nel punto da cui sono uscita. In questo modo avrò fatto una chiusura invisibile, vedete? Vado a bloccare il filo attraverso le maglie ed avremo terminato. Ed ecco qui, questo sarà il risultato finale. Io come sempre super soddisfatta, ve l'avevo mostrata già in anteprima alla fiera Abilmente di Roma e l'avete apprezzata molto e finalmente la condivido anche con tutte voi qui sui social. Molti di voi mi avevano chiesto e aspettavano questo tutorial, quindi sono felice di avervi accontentate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Ovviamente il progetto nelle dimensioni, come vi ho già detto, è completamente personalizzabile. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Se cercate lo schema scritto dettagliato e la versione per mancini la trovate sul mio blog katyandmade.com. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!